Derby time, la Madonnina si scalda, Milan, Inter, ma io non la guardo dagli spalti, io la guarderò da lì. Ragazzi, abbiamo proprio gli arbitri lì che stanno provando la goal line technology, stavano facendo rimbalzare la palla sulla linea di porta per capire effettivamente se funzionasse, ma volevo farvi vedere il terreno di gioco, ragazzi, il biliardo sembra. Formazioni arrivate, non ve le leggo come un poeta, ma vi dico qualche spunto. Abbiamo ovviamente Walker, perché Gabbia ha un problemino, torna Çalhanoğlu, quindi magari Inzaghi camminerà un po' di meno, no? Nell'area tecnica, un po' più calmo, un po' più sereno. Lo vedete chi è inquadrato lì? Andriy Shevchenko, e non è un caso che sia qui, perché lui è il top scorer dei derby con 14 gol. Ragazzi, clima caldissimo, ma ho visto uno ancora più caldo dello stadio, il riscaldamento, ovvero Tijani Reinders, chissà. Al minuto 5 Thuram dà il benvenuto a Walker in Serie A. Prende una palla da un Leao che l'aveva persa con una leziosità di troppo e poi mette il NOS, sgasa, Fast and Furious. Annullato. Piccola curiosità su Walker, chiama sempre la palla e una volta che gli viene restituita fa sempre cenno, ok, grande, e è raro vedere un giocatore che lo fa, oppure che lo fa comunque sempre. Ragazzi, me lo sono segnato, è il 36esimo, c'è un giocatore che sta facendo una partita perfetta. 100% di passaggi riusciti, Pavard non sembra, 23 su 23, 100% duelli vinti e 100% duelli aerei vinti, una partita sontuosa, sia su Theo sia su Leao, pazzesco. Ha fatto gol di nuovo in fuorigioco, il secondo. Ragazzi, se la partita si decidesse in fuorigiochi sarebbero 2-0 già. Molti di voi si saranno chiesti, ma perché Walker non sale? Perché non è propositivo? Perché non va sul fondo a crossare? Vi do la spiegazione, anche se sarò un pochino lungo, ma 30 secondi. Walker già nel Manchester City non era un giocatore molto propositivo a livello offensivo. E voi mi direte, sì vabbè, ma tanto il City non è una squadra che crossa. Non è vero, City quinto per cross in Premier League. Walker è un giocatore molto più difensivo rispetto a quanto si pensasse. È 65esimo in Premier League per corse progressive, conduzioni progressive, ovvero quelle conduzioni palla che ti avvicinano almeno di 20 metri rispetto alla porta. E quindi è molto normale se Walker preferisce passarla e non avanzare, passare e rimanere in appoggio, rimanere dietro. Quindi se vi siete chiesti perché non sale, il perché c'è. Se avessi dovuto mettere una monetina su chi avrebbe fatto il primo gol, avrei detto l'Inter. Non solo a parole, ma anche a dati. 0.05 gol attesi il Milan aveva creato fino al 45esimo e Tijani arriva, timbra il cartellino che potrebbe decidere il derby. Di solito le TV non lo fanno vedere, ma l'Inter è dentro al campo da 3 minuti e mezzo circa. E adesso è entrato il Milan. Due sono le cose: o sono in neri e bipperemo,
o sono caldi come delle stufe. Minuto 47, c'è una cosa molto interessante perché Barella la mette in mezzo, ma Walker non è un giocatore che queste partite non le ha mai giocate, non è quel tipo di giocatore, stoppa la palla di petto, spalle porta, pur non sapendo che cosa ci fosse dietro, la distanza, no, dall'avversario, stoppa e fa iniziare l'azione. Personalità, quella che serviva in un Milan così. Ragazzi, qui Lautaro si è arrabbiato con Di Marco e si è arrabbiato anche Thuram con Di Marco perché invece di passarla a Çalhanoğlu e Çalhanoğlu metterla in mezzo, dicevano oh mettila tu a rientrare, mettila a rientrare, e infatti il cross è stato troppo lungo di Çalhanoğlu sul secondo palo e Lautaro si è arrabbiato. A livello tattico il Milan dal primo al secondo tempo ha fatto semplicemente un cambio, ovvero Jimenez entra al posto di Bennacer. Ma quindi come vanno, no, a mettersi in campo in fase difensiva? Jimenez va a prendere il posto di Musa nella difesa 5 quando si difendono e Musa va a prendere il posto di Bennacer a centrocampo a 3, quindi il 5-3-2 si va a formare. Entra Frattesi al minuto 75, ma la novità è che entra anche col 59 Zalewski. Prima partita, subito, non ha fatto neanche in tempo ad arrivare da Roma che è già in campo. Altra cosa, il Milan ha tanta fame, ha tanta voglia, ma 4 giocatori del Milan appena la palla è uscita si sono messi sulle gambe. Perché? Perché sono veramente stanchi, l'Inter sta attaccando molto, sta strecciando molto la linea difensiva e i difensori lo sentono questo. Allora vi giuro, poi si può parlare di tutto quello che volete, gioco, bel gioco, brutto gioco, ma ragazzi la sfiga che l'Inter ha in questa partita è assurda. Non ha senso! 3 pali e 3 gol annullati! Ragazzi, io non l'ho mai visto un derby del genere, gol al 93esimo, 3 pali, poi nella stessa posizione e anche 3 gol annullati, è stata clamorosa alla fine, un giocatore che era arrabbiatissimo, Tomori, che entra dentro gli spogliatoi urlando fuck e sbattendo il piede perché effettivamente aveva fatto una partita clamorosa lui e Pavlovic di reparto, e ci aggiungo anche Walker e Teo Hernandez. E ragazzi, io da San Siro vi saluto, forse con un risultato che non rispecchia quello che l'Inter ha creato. Sì, sembra a mio avviso anche un po' una sconfitta per il Milan, per quello che aveva fatto, per come si era difeso, e poi il gol alla fine al 93esimo, ma questo lo voglio sapere da voi nei commenti, voglio tantissimi commenti, ditemi cosa ne pensate. Walker che entra, Zalewski che entra, l'Inter che crea tantissimo, vi aspetto, leggo tutti.